Buongiorno a tutti. Hola. Benvenuti alla conferenza stampa. Anche i colleghi spagnoli dovrebbero essere arrivati. Ci sono alcuni. Hola, buenos días. Bienvenidos alla rueda de prensa. Ciao, buongiorno, benvenuti alla conferenza stampa Antonio Conte, Carlo Staver. C'è l'audio, se non capiamo qualcosa. Sì. Sì, una domanda per Antonio, intanto buongiorno. Buongiorno a tutti. Antonio, che tipo di gara è questa di domani? La classica gara senza ritorno, cioè la prima gara senza ritorno della stagione? Ma è inutile stare a nascondersi, sicuramente è una partita fondamentale, una bellissima partita, fondamentale per il prosieguo del nostro cammino in Champions. Partita contro una grande squadra, il Real, quindi una bellissima vigilia da godercela appieno, i miei calciatori, io, tutti quanti, come dico sempre, delle bellissime vigilie da viverle nel migliore dei modi, apprezzando tutte le sfumature migliori che questa partita può portare, sapendo che è una partita fondamentale, chiaramente sopportando pressioni, però siamo alla Juventus e sappiamo che noi dobbiamo convivere con questo, però ribadisco, è una bellissima vigilia e ci deve rendere orgogliosi di essere tornati da un po' di tempo a vivere questo tipo di vigilie. Francesco Marino. Sulla partita e sulle difficoltà di passare il turno, insomma, hai già fatto un'analisi dopo la partita con il Galatasaray e un'analisi che cambia adesso dopo queste ultime vostre 3 prestazioni in campionato? C'è una Juventus diversa da quella che ti aveva portato a dire quelle cose lì dopo la partita col Galatasaray, le difficoltà e insomma un po' di dubbi sul passaggio del turno? No, assolutamente. Partite. Sono dello stesso avviso, non smentisco quello che ho detto. Noi veniamo da 3 vittorie consecutive in campionato, vittorie belle, schiaccianti. Ci apprestiamo a vivere una partita molto 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 bella, fondamentale, ripeto, per il prosieguo del turno. E come ho sempre detto, dovremo dimostrare sul campo, così come penso abbiamo dimostrato a Madrid, di meritare e di andare avanti in Champions, altrimenti saremo i primi ad alzarci e ad applaudire chi lo farà al posto nostro. Okay. ¿Qué tal? Aquí detrás. Buongiorno di Mediaset Spagna. Gli sembra che gli attaccanti del Real Madrid nel suo momento di forma, che sono Cristiano, Bale, Benzema, i migliori attaccanti d'Europa? Sicuramente una squadra che conta su un reparto offensivo straordinario, no? Un reparto, io l'ho definito devastante, soprattutto se al Real Madrid fai fare il tipo di gioco che preferisce, cioè quello di chiudersi, lasciargli gli spazi e ripartire, perché Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Di Maria, per non dire tanti altri, sono straordinari, sono fantastici quando hanno il campo aperto e hanno spazio da attaccare. Quindi dovremmo fare molta attenzione da un punto di vista tattico a ripetere quello che di buono abbiamo fatto a Madrid, smussandone eventualmente gli errori che abbiamo commesso a Madrid, cercando poi in fase di possesso con la nostra organizzazione, con le nostre giocate, con la qualità dei miei calciatori, di fare male al Real. Però sappiamo che affrontiamo sicuramente un reparto offensivo
straordinariamente forte. Hola, Ale Rodríguez, Buongiorno Televisione Spagnola. Volevo chiedere a Carlos Tevez, per voi affrontate questa partita come una finale, avete bisogno di un risultato positivo per continuare con opzioni nel vostro gruppo e quel mal gusto del Real che c'è stata l'andata e poi pensi che il Real se li può attaccare è debole difensivamente, soprattutto vedendo le ultime partite, pensa che c'ha i punti deboli in difesa? Buongiorno. Sicuro che il Real è il Real, in difesa, offensivamente, una squadra, difensivamente un'altra. Io penso che le 3 partite che ci mancano sono tutte finali, tutte e 3, non solo questa del Real. Sappiamo che dobbiamo vincere tutte e 3 e quella di domani è una finale, allora dobbiamo affrontarla come sì. Sempre per Carlitos, cosa ti aspetti domani dal tuo scontro con Cristiano Ronaldo che conosci, è un tuo amico? No, spero che sia una partita bella per tutti, per il Real, per la Juve. Io credo che sarà una partita molto importante. E vincere la partita. E una anche per Tevez. A Conte vorrei chiedere se giudica l'assetto tattico con cui ha giocato a Madrid il migliore per affrontare il Reale, che quindi se lo proporrai anche domani, come dicevi tu, magari con quelle correzioni delle cose che hanno funzionato meno. A Tevez, se sa spiegarsi come mai sono 4 anni che non segna un gol in Champions League. Carlos, vai tu prima. Speriamo che domani si finisce quello. Non sapevo che aveva passato così tanto tempo. Li conoscono sia uno che l'altro. In Champions a Madrid abbiamo rispolverato il 4-3-3 e penso che sia stata una buonissima prestazione da parte nostra. In campionato siamo tornati vediamo un attimo, tutte e due sono 2 sistemi di gioco che sono nelle corde dei miei calciatori. Proviamo sia uno che l'altro, anche durante la partita potrebbe essere che partiamo con un tipo di sistema, vediamo ci dovesse essere la necessità di cambiare, potremmo cambiare, però penso che al di là del sistema di domani conti molto l'interpretazione della partita, la voglia che metteremo, l'intensità che daremo a questa gara, sapendo, ribadisco, che è una partita difficilissima contro una delle pretendenti a vincere la 10ª Champions League, il Madrid, però consci anche del fatto che possiamo fare bene, dobbiamo fare bene. Abbiamo un'altra domanda qua. Prego. Buenas tardes, José Luis Sánchez. Buongiorno della Sexta, una domanda per tutte e due. Cosa si deve aspettare il Real dopo quello che ha vissuto la Juve al Bernabéu? Cosa si aspetta il Real domani dai tifosi della Juve e della Juve? Io penso che gli aspetterà una partita difficile come al Bernabéu. Però vediamo. Quello si deve dimostrare sul campo, i tifosi
saranno sempre con noi. Noi giochiamo a Juventus Stadium e sarà sempre con noi, i tifosi saranno sempre con noi, però la gente è secondaria perché loro non giocano sul campo siamo noi giocatori e io credo che il Real si deve aspettare una partita difficile come è stato il Bernabeu anche. Sì, il Real Madrid ha grandissimi campioni, quindi comunque vive settimanalmente partite di questo genere. È inevitabile che comunque Juventus e Real Madrid è una storica, no, del calcio e quindi c'è grande fascino. Noi cercheremo di far pesare anche il fattore ambientale domani, così come è stato all'andata, dove forse il fattore ambientale ha pesato un pochettino anche su alcune situazioni. E proprio per questo motivo mi aspetto domani grandissimo calore, come sta succedendo ultimamente da parte dei nostri tifosi, perché domani è molto importante che accompagnino la squadra in tutte le situazioni, sia nei momenti positivi che nei momenti meno positivi, perché dobbiamo mettere in preventivo che affrontiamo una grandissima squadra e quindi ci sarà da soffrire, però ci sarà anche da esaltarsi e c'è bisogno appunto dell'esaltazione collettiva e di spingere i calciatori oltre un ostacolo che sicuramente domani è un ostacolo molto alto. Sí, esta pregunta es para los dos. Questa domanda è per tutte e due. Il Real Madrid gioca con Casillas in Champions e con Diego Lopez in campionato. Questo come lo vedete? Lo vedete una situazione normale o peculiare? E particolarmente se preferite uno o l'altro, se pensate che uno è più forte che l'altro, e soprattutto per Tevez che sarà in attacco. No, la cosa principale è che sono decisioni che prende Carlo Ancelotti. A noi non ci preoccupa. Sicuramente pesa di più Casillas che l'altro, però non cambia niente. Sono 4 anni che non faccio gol e allora speriamo che domani si cambia qualcosa. Volevo sapere se, visto che lui non è nella nazionale argentina, considera la Champions League come il suo mondiale, quindi la sua vetrina internazionale da proseguire il più possibile, e soprattutto volevo capire se dopo 3 mesi che adesso sta nella Juventus, la Juventus è quella che si immaginava o se c'è un qualcosa di diverso rispetto a quello che si immaginava. No, penso che tutte le partite nella Juve sono molto importanti. Non prendo la Champions come un mondiale, per niente. E sulla seconda domanda, io credo che è più difficile di quello che mi immaginavo. Io credo che tutte le squadre oggi si preparano per vincere contro la Juve e noi dobbiamo essere preparati per giocare contro tutti. Mi sorprende che è molto più di quello che mi aspettavo. Volevo chiedere a Tevez se c'è qualcosa che invidia a Ronaldo, e invece a Conte volevo chiedere se è confortato dalla designazione di Webb. C'è un arbitro che ha arbitrato la finale di Champions, la finale mondiale, e come mai adesso si designa un numero 1 e all'andata si designò un arbitro che era già criticato in Germania? Grazie. No, non tengo nada che invidiarle a Ronaldo. No, non ho niente da invidiare a Ronaldo. Lui è un grandissimo giocatore e per me è un fenomeno, allora non ho niente da invidiare. Io penso che le designazioni spettano al designatore, all'UEFA. Noi dobbiamo pensare
a giocare a calcio, quindi siamo, no, ripeto, molto fiduciosi sempre sulle designazioni e sulle capacità arbitrali. Come ho detto, sicuramente all'andata ci sono stati degli episodi particolari che hanno un po' compromesso la partita e penso anche il risultato, però l'errore da parte dell'arbitro fa parte del gioco del calcio, così come l'errore dell'allenatore quando schiera la formazione iniziale, o magari durante i cambi, o magari durante la partita quando utilizza un accorgimento tattica sbagliata, così come i calciatori possono sbagliare sotto la porta. Quindi fa parte di tutto questo. Siamo contenti che per questa partita arrivi un arbitro sicuramente di prima fascia, tra i migliori al mondo, però ripeto, per noi l'arbitro deve essere l'ultimo pensiero in questo momento. Il primo pensiero deve essere Real Madrid, anzi il primo pensiero deve essere noi stessi.